Buongiorno, benvenuti a tutti e bentornati qui sul mio canale Apparecchi in Cucina. Dal titolo che avete visto, noi oggi faremo le lingue di suocera, però la ricetta piemontese. Dico questo perché come lingue di suocera spesso e volentieri vengono attribuite anche delle strisce di pizza classiche, tradizionali, poi fatte al pomodoro, margherita, capricciosa, con le patate, eccetera, eccetera. Invece queste non sono altro che delle sottili strisce di pane o di pizza, se che dir si voglia, molto croccanti e poi possono essere lasciate o così semplicemente oppure aromatizzate con diverse spezie ed erbette. Vediamo la ricetta e ne riparliamo alla fine del video.
visto la preparazione, ho detto prima la pizza chiaramente, ma qua non è per una vera e propria pizza visto che poi dentro c'è anche lo strutto, però l'aspetto è quello. Come avete sentito sono molto croccanti e io poi le ho lasciate o semplici oppure ho tolto una parte dell'impasto e ci ho aggiunto la curcuma e negli altri invece l'ho pianata sottilmente e poi per la metà ci ho messo le erbette oppure le spezie, dopodiché ho richiuso e poi ho di nuovo steso la pasta, in modo tale che quello che avevo messo di profumo è rimasto all'interno. Poi se volete, come ho fatto per le ultime, lo potete anche aggiungere sopra, dopo aver messo l'olio, e mettete quello che desiderate. Io ci ho messo origano e pepe nero, ma ci potete mettere il peperoncino, ci potete mettere il timo, ci potete mettere l'erba cipollina, cioè quello che volete. Questo è stato il vostro gusto e anche a vostra fantasia. Diciamo che è una preparazione che per certi versi viene servita a tavola in Piemonte insieme o al posto dei grissini. Chiaro, la differenza tra i due è che il grissino viene fatto con l'olio e questo viene fatto con lo strutto, però diciamo che l'idea è sempre quella, cioè quello da accompagnare, non so, l'antipasto oppure per uno stuzzichino, un aperitivo, eccetera. Sono veramente molto golosi, come avete visto, perché poi veramente attirano, nel vero senso della parola, le persone ad essere mangiati, perché sono veramente gustosissimi. Ok, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se è così, ricordatevi di scriverlo anche nei commenti. Ricordatevi anche di mettere un bel pollicione in su. Per chi ancora non l'ha fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto, così non perdete i miei prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!